Bentornati amici di Red Black Insights. Oggi analizziamo una trasformazione che potrebbe cambiare per sempre il volto sia del Milan che dello sport in Europa. Parliamo della visione di Redbird. Non si tratta solo di gestire una squadra di calcio, infatti, ma di trasformare il club rossonero in un vero e proprio impero multisport. Al centro di questa strategia ci sono due pilastri fondamentali: l'ingresso nel business del basket con NBA Europe e la strategia immobiliare su San Donato. Per capire dove vuole arrivare Jerry Cardinale, dobbiamo guardare al modello che ha già funzionato in America con il Fenway Sports Group. Redbird non intende gestire un asset isolato, ma costruire una piattaforma integrata. L'obiettivo è applicare, a mio avviso, tre concetti chiave: diversificazione del rischio per non dipendere solo dai risultati del calcio, convergenza tra sport, media e cultura e infine le sinergie commerciali. Immaginate sponsorizzazioni unificate che coprono più sport e cross promotion costanti. È il modello Fenway applicato all'Europa. Ma perché puntare proprio sul basket? Vedete, qui ci troviamo di fronte a un paradosso europeo. Il basket infatti è il secondo sport più popolare nel continente, eppure è un business fallimentare. Se guardiamo i dati c'è un abisso tra la popolarità della fanbase e i profitti netti. Attualmente i top club europei perdono collettivamente circa 150 milioni di euro all'anno. Manca un modello sostenibile e i diritti TV sono marginali rispetto al calcio o agli standard USA. È qui che entra in gioco la soluzione americana. La visione di NBA Europe, condivisa da Adam Silver e Cardinale, è quella di introdurre tre elementi che hanno fatto la fortuna degli sport USA: la scarsità, creando una lega chiusa senza retrocessioni che garantisce il valore dell'investimento, una joint venture politica tra NBA e FIBA per isolare la Eurolega e infine il salary cap per controllare i costi. Silver ha definito questa espansione un'opportunità once in forever, ossia irripetibile, per rivoluzionare un mercato finora sottosviluppato. Molti si chiedono come sia possibile valutare una franchigia di basket europea fino a $1 miliardo, come si vocifera. Sembra una follia per club che oggi sono in perdita, ma la NBA applica multipli basati sul potenziale futuro all'interno di un ecosistema chiuso. Si parte quindi dal valore del club esistente, si aggiunge poi il premio scarsità perché non si può retrocedere, si sommano quelli che sono i diritti media globali che la NBA andrà a negoziare con giganti come Amazon e Disney e infine si calcolerà quello che è il valore immobiliare delle nuove arene. È in questo modo che un club in perdita diventa un asset monopolistico globale. Ma chi finanzia tutto questo? Vedete, l'architettura finanziaria è un vero e proprio ponte di capitali tra USA e Europa. Da una parte ci sono banche come JP Morgan che creano linee di credito garantite dai futuri diritti televisivi. Dall'altra ci sono i fondi di private credit che prestano denaro ai proprietari per pagare le fee di ingresso. Non è escluso, peraltro come suggerito da Silver, l'ingresso di fondi sovrani come il PIF arabo. La NBA fornisce la struttura centrale e la garanzia politica per far fluire questi capitali verso le nuove franchigie. Tornando a Milano, Redbird si trova di fronte ad un dilemma strategico: l'eredità o tabula rasa. L'opzione A è quella di acquisire l'Olimpia Milano sfruttando la storia e una fanbase già pronta, ma affrontando complesse negoziazioni con gli eredi di Armani. L'opzione B invece è creare una NewCo, ad esempio chiamata AC Milan Basket, da zero. Controllo totale quindi e sinergia immediata col brand Milan, ma col rischio di alienare i puristi del basket cittadino. La strada più probabile, a mio avviso, potrebbe essere quella di una strategia ibrida, cioè acquisire l'Olimpia e poi attuare un rebranding graduale nell'arco di 3-5 anni. Questa espansione nel basket ci porta dritti alla questione infrastrutturale. Si parla molto infatti dello stadio, ma il vero pivot strategico potrebbe riguardare l'arena.
Con il vecchio progetto dello stadio da 70.000 posti, purtroppo bloccato dalla burocrazia, prende quota il piano per una arena indoor da circa 20.000 posti a San Donato, ossia il vecchio progetto di qualche anno fa. Sfruttando l'articolo 84 del codice amministrativo, come dico nell'approfondimento linkato qui in basso che vi invito tutti a leggere, si potrebbe recuperare il vecchio progetto Sport Life City già approvato, sacrificando il grande stadio per realizzare la più grande arena indoor d'Italia. Ma perché questa scelta? La risposta è molto semplice. L'arena, per chi non lo sapesse, potrebbe diventare una vera e propria cash machine attiva 365 giorni all'anno. E c'è un esempio che bisogna guardare, ossia l'Accor Arena di Parigi. Nel 2024 questa arena parigina ha generato quasi 84 milioni di ricavi. Il dato sorprendente è che il segmento business to business e hospitality genera oltre 20 milioni indipendentemente dall'evento sportivo. Tra concerti, eventi corporate e sport di ogni tipo, un'arena moderna può essere molto più redditizia e flessibile di uno stadio di calcio usato ogni 2 settimane. Immaginate quindi l'ecosistema di San Donato come un nuovo cuore pulsante. Non solo la casa di NBA Europe con oltre 30 partite casalinghe, ma un polo per la musica live che superi il forum, un centro per le convention aziendali e la seconda casa rossonera per Milan Futuro e la squadra femminile. Un distretto quindi vivo tutto l'anno. Se mettiamo insieme tutti questi pezzi, vediamo la scommessa finale di Redbird da qui a 10 anni. L'obiettivo, a mio avviso, è posizionarsi tra i primi 5 gruppi sportivi globali con una valutazione complessiva superiore ai 5 miliardi di euro. Una cifra composta dal valore dell'AC Milan Calcio, dalla nuova franchigia Milan NBA e dagli asset immobiliari. È una crescita esponenziale rispetto all'investimento iniziale. Concludiamo con le parole dello stesso Gerry Cardinale, che riassumono perfettamente questa filosofia. Lo sport non è più un hobby per ricchi, ma un business multimiliardario di eventi live. NBA Europe e la nuova Arena non sono distrazioni dal calcio, ma l'evoluzione necessaria per competere nell'elite globale.